solito prendo spunto dai vostri messaggi. Più volte ho letto come si fa a registrare sulla Mod X, possibilmente su più tracce. Io suono live, non sono ferrato su queste tecniche. Così ho dato uno sguardo al manuale, ho visto qualche tutorial su YouTube, ho fatto delle prove. Non è facilissimo, quindi adesso spiegherò qualcosina, magari senza perdermi troppo nei dettagli, perché cerco sempre di fare video comprensibili. Innanzitutto abbiamo 3 modalità di registrazione e riproduzione. 1. Registrare come sequenza MIDI, che qui viene definita song. Sono disponibili 16 tracce, viene gestita dalla memoria interna. Volendo può essere convertita in file MIDI da salvare su pendrive, anche se francamente per l'editing MIDI trovo più comodo usare un computer. Al limite potrebbe servire per buttare giù delle idee o prime versioni da rifinire poi su PC. Dimenticavo. Con questo metodo si può anche convertire una breve sequenza MIDI in arpeggio personalizzato. Se non ricordo male, 16 note al massimo. Secondo metodo, registrare quello che si sta suonando direttamente come file audio, sempre su pendrive, che va quindi inserita prima di cominciare. Mod X registra in formato audio WAV, 44.1 kHz, 24 bit, ovviamente stereo. E poi il terzo metodo, il pattern sequencer, per registrare dati MIDI in blocchi chiamati appunto pattern, anche di lunghezze diverse, mandati in loop su più tracce. In questo video introduco appunto il pattern sequencer, che per la funzionalità loop probabilmente troverete utile soprattutto se vi piace creare brani di musica moderna, dance, rap o simili. Però, come ho detto prima, data la complessità dell'argomento, per ora eviterò di spiegare tutto, perché ha tantissime funzioni e servirebbe un video di almeno un'ora. Quindi mi limiterò all'essenziale per cominciare a usarlo. Proverò a registrare un paio di groove che probabilmente avete già sentito, così potete seguirmi meglio. Partiamo da qui. Ho preparato velocemente una performance con diversi suoni. Batteria, basso, vari synth, strings, organo, eccetera. Ogni suono ovviamente è in una parte. In modalità MIDI o pattern ogni parte corrisponde a una traccia. Volendo possiamo utilizzare tutte le 16 tracce. Ma per adesso restiamo sulle solite 8. Notate che per le parti ho disabilitato il controllo a tastiera. Sarebbe questo cosino qui. Perché voglio registrare una traccia per volta, altrimenti suonerebbero tutte le parti attivate. Non sarebbe male salvare una simile performance come modello base per lavori futuri, senza dover partire da zero ogni volta. Ma ora andiamo al dunque. Per aprire la schermata di registrazione, clic su Play Rec oppure sul pulsante Rec o Play del pannello. Si apre la schermata Play Rec. Qui vediamo le 3 modalità che ho detto prima, MIDI, audio e pattern. Scelgo il modo pattern. Se non lo vedete, probabilmente avete una versione vecchia del firmware, aggiornate almeno alla 2. Da questa videata decido varie impostazioni, in particolare la velocità del click, indispensabile per registrare a tempo, anche più lentamente, tanto possiamo modificarla dopo. Se premo Click Settings, entro nelle preferenze di sistema, dove posso definire ulteriori opzioni, come il lampeggio a tempo della SuperKnob, specificare se ascoltare il click solo in registrazione o anche in riproduzione, o sempre o mai, il conteggio a vuoto prima di cominciare la registrazione, decidiamo quante misure prima, il volume del click, la metrica, eccetera. Il click in riproduzione è comodo perché possiamo usarlo come metronomo per allenarci. Ovviamente funziona solo se è registrato qualcosa. Ma torniamo alla videata Pattern Sequencer. Premo Rec sul pannello. Il pulsante lampeggia. In questa modalità vediamo le opzioni specifiche per la registrazione.
metrica 4/4. Da qui invece definiamo la lunghezza del pattern in misure musicali. 4 battute va bene. Il loop attivo serve a ripetere ciclicamente quanto registrato, senza interrompere quando termina il pattern, in modo da aggiungere materiale una traccia per volta. È possibile quantizzare anche mentre si registra. Per questo brano imposto 120. Per chi non lo sapesse, la quantizzazione serve a rendere l'esecuzione più precisa, perché le note vengono allineate a una griglia immaginaria. È bene fare delle prove per scegliere il valore che dà il risultato migliore. Osserviamo ora questo simboletto tra il nome del pattern e quello della performance che stiamo usando. È una catena spezzata perché al momento non sono collegati. Per collegarli basta cliccare questo pulsante o rinominare il pattern, oppure registrare qualcosa. Rinominare il pattern è utile anche per identificarlo facilmente dopo. Basta cliccarlo e selezionare Rename. Possiamo capire che pattern e performance sono collegati guardando il simbolo della catena, che adesso indica il collegamento ed è di colore azzurro. Una volta collegati, il pulsante Store sparisce. Ma se per qualche motivo venisse a mancare il collegamento, il pulsante riappare, basta cliccare e vengono ricollegati. Qui in basso avrete notato lo schema delle 8 parti a cui siamo abituati. Splittando i suoni in più aree potrei anche suonare 2 parti per volta, se sono attivi i relativi keyboard control, tanto comunque ogni parte viene salvata nella sua traccia. Ma per semplicità in questo esempio registrerò singolarmente, cioè una parte per volta. Per cominciare deve essere quindi attivo Rec. Poi seleziono una parte che corrisponde a una traccia. Cominciamo da questo synth. Ok, siamo pronti. Attivo Key on Start, che serve a far partire la registrazione appena tocco la tastiera. In alternativa la registrazione parte premendo Play mentre attivo Rec. Durante la registrazione il pulsante Rec resterà rosso fisso. Avevamo attivato il loop, quindi vengono ripetute ciclicamente le 4 battute scelte all'inizio. Ora voglio registrare una linea di strings. Se non dobbiamo modificare le impostazioni non è necessario fermare la registrazione. Anche questa è di 4 battute, quindi va bene così. Rec è ancora attivo. Lo premo. Il pulsante ora lampeggia, a indicare che siamo in modalità prova. Cioè, anche se il loop continua a riprodurre quanto registrato finora, la registrazione è sospesa, in modo che possiamo provare la prossima parte. La cerco. Ok. Quando sono pronto, premo di nuovo Rec. Ora non lampeggia più, quindi è abilitata la registrazione. Diamo sempre un'occhiata al contatore per capire quando dobbiamo entrare. Adesso registriamo il tema di violino. Per questo bastano 2 battute. Fermo la registrazione. Modifico 2. Seleziono la parte. E andiamo avanti. Come ho detto prima, se non è attivo Key on Start, la registrazione parte premendo Play. Ora il riff di basso
Anche qui bastano 2 battute. Passiamo alla sezione ritmica. Qui basta una battuta. Ok. Ok, stop. Questa è fatta. Ora spiego un paio di cosette. Avrete notato che quando imposto un loop con meno battute, i pattern che duravano di più si interrompono prima. Ma tranquilli, poi quando lo manderemo in play sarà sufficiente impostare la lunghezza di quello maggiore, nel nostro caso 4. Ascoltiamo la registrazione. Possiamo cambiare sia la lunghezza che la velocità anche durante la riproduzione. Ho disegnato questo schema per farvi capire come vengono eseguiti pattern di varie lunghezze, mandati in loop. Ogni traccia qui ha un pattern di lunghezza diversa, 4, 2 e una misura. I pattern sono ripetuti continuamente, cioè sono in loop. Se io imposto la lunghezza del loop a 1, sentirò a ripetizione solo la prima misura della sequenza. Se imposto lunghezza 2, sentirò le prime 2 e così via. In play si dovrebbe quindi impostare, come ho detto prima, quella del pattern più lungo, in questo caso 4. Se imposto un valore strano, ad esempio 5, sentirò le prime 4, poi la prima, poi di nuovo le prime 4 e così via. Ovviamente non ha senso. Dopo aver registrato, per comodità possiamo salvare in uno slot live set. Premo Shift Live Set e clic su uno slot vuoto, uno qualsiasi. Viene automaticamente impostato uno slot di tipo pattern. Infatti notiamo il simbolo PTN a indicare che contiene un pattern collegato alla performance e viene anche mostrato il nome del pattern, anche qui. Se non viene impostato così, probabilmente ci siamo dimenticati di collegarli. Se avevamo attivato l'opzione Chain, verrà visualizzato il simbolo accanto a PTN. Chain. Andiamo a vedere il live set. Ecco qui. Chain attiva serve a riprodurre le registrazioni nella sequenza desiderata, anziché il loop, ma per ora limitiamoci alle funzioni di base. Un'altra cosa, durante la riproduzione possiamo mixare in real time. Il modo più semplice è usare i fader impostati su part e non su element operator. Proviamo. Una chicca. Usando i fader durante la registrazione verrà salvato anche il loro movimento. Se invece si prova a modificare i volumi da qui, sempre durante la registrazione, i cambiamenti non verranno salvati. I pattern sono salvati nella tastiera, come le performance. Se volessimo ad esempio cancellarne uno, entriamo in Utility, premendo il pulsante sul pannello, poi Contents, Data Utility, Pattern, ed eccoci qua. Premendo Job posso selezionare quello che voglio ed eventualmente cancellarlo. Delete. Ok. Se non avete ancora mal di testa, proviamo a registrare una nuova sequenza. Per questo esempio lascio tutti i settaggi precedenti, cambierò giusto qualche suono.
e ovviamente seleziono un nuovo pattern. Lo rinomino ed ecco che risulta collegato alla performance. Come prima registro uno strumento per volta. Se voglio cancellare qualcosa mentre sono in modalità registrazione, con questo pulsante attivo mi basta tenere premuto Shift e le note che voglio cancellare. Se voglio cancellarle in tutte le 4 battute, tengo premuto per l'intero ciclo. Ok. Se non ci piace, possiamo anche annullare l'ultima parte della registrazione o rifare una singola parte, perché in effetti abbiamo 2 modalità di ripetere una parte già registrata. Replace oppure overdub. Replace per registrare le nuove note al posto di quelle già registrate. Overdub per aggiungere le nuove note a quelle esistenti. Ovviamente questa scelta non è disponibile per le tracce vuote. Finito la registrazione, possiamo salvare in un altro slot. Notiamo che rispetto all'altro slot è diverso il nome del pattern, perché questo è collegato a un pattern e questo è un altro, pur con la stessa performance. Come ho detto prima, le registrazioni vengono salvate nella tastiera, col pattern collegato alla performance. E per ogni coppia è conveniente creare un live set che sarà automaticamente di tipo pattern. Poi, volendo, possiamo creare un file MIDI del brano che potremo anche salvare su pendrive. Per creare il brano si usano le scene che all'interno del pattern sequencer assumono nuove funzioni specifiche per questo tipo di lavoro, cioè servono per memorizzare le sezioni del brano. Ad esempio l'intro sulla scena 1, la strofa sulla 2, il ritornello sulla 3, eccetera, che poi possiamo concatenare liberamente per realizzare la sequenza definitiva. Sarebbe quella funzione chain a cui accennavo prima, che riproduce il brano nella sequenza impostata qui, anziché mandare in loop sempre la stessa scena. Però il discorso si complica e non voglio confondervi ulteriormente. Per il momento mi fermo qui e magari riprendo l'argomento in un prossimo video, se qualcuno è interessato. Ciao a tutti!